Ciao a tutti e bentornati di nuovo al mio canale Assistenza Informatica Online. Allora, oggi tratterò un argomento che è, insomma, semplicissimo, è un piccolo difetto che potrebbe avere il vostro computer, sia notebook che PC desktop, quindi fisso, e sicuramente molti di voi avranno avuto, diciamo, un difetto del genere semplicissimo, che è semplicissimo anche andarlo a risolvere, solo che molte volte dipende a cui ci affidiamo. Questo difetto, che alla fine è semplicissimo, può essere non scambiato, ma appunto gente che vuole solo guadagnare sulla riparazione, se ne inventano insomma di ogni per far pagare di più un difetto che invece si può risolvere con un credo meno di 2 euro. Allora, il difetto di cui stiamo parlando oggi è: vi è capitato mai di avere l'orologio del vostro computer, abbiamo detto che sia notebook o fisso, che è completamente sbagliato, e in più anche la data, che riporta insomma una data di anni molto addietro, anche su per giù agli anni 2000, e nonostante voi andate a cambiare di nuovo la data, ad aggiornarla, il computer una volta che lo spegnete di nuovo riconfigurerà una data errata nel vostro computer, quindi voi giustamente non sapete più cosa andate a fare e magari portate questo PC da un tecnico per dire che c'è questo problema. Ora, sicuramente quel tecnico, se è un tecnico effettivamente tale del nome che porta, quindi effettivamente un buon tecnico hardware e software, vi dirà la verità, insomma, che il problema può essere risolto in pochissimo tempo e soprattutto con pochissimi soldi. Addirittura vi potrebbe consigliare cosa fare, cosa che non fa quasi nessuno. Se è invece un tecnico che vuole soltanto guadagnare sopra le vostre spalle, vi dirà sicuramente che il computer, vi dirà una miriade di scuse, quindi il computer, la prima cosa che vi dirà è che il computer ha problemi di sistema operativo, dovuto sicuramente all'ingresso di un malware, di qualche virus che è entrato, o darà, fra virgolette, la colpa, perché per ora vedo che molti utenti fanno, molti creator, chiamarli creator, insomma, comunque molti creator fanno video, purtroppo continuano a fare video uccidendo il CCleaner. Forse si sono messi in testa e vogliono uccidere il CCleaner come programma. Sicuramente lo vogliono fare perché ahimè magari guadagnano nel loro canale, quindi anziché dire le cose come stanno, effettivamente tendono sempre a fare insomma quello che gli dicono le aziende, perché ovviamente vengono pagati per pubblicizzare un altro programma, quindi sì, pubblicizza un altro programma che ovviamente pagherà il creator per buttare a terra invece un programma che effettivamente funziona bene, che non prende né malware né virus, insomma, dico, se ne è detto di ogni e di più su CCleaner. Io rimango sempre fermo nella mia idea, continuatela a scaricare perché poi di questo faremo un video più avanti. Questa è una piccola parentesi, proprio perché mi è arrivata anche un'email di un utente che mi ha girato un video dove se ne è detta e se ne continua a dire di ogni su CCleaner, però ho già pronto la risposta a questo video che mi ha mandato questo utente, sempre parlando di CCleaner, che è una cosa davvero molto importante. Quindi questo però, una piccola parentesi, lo faremo dopo. Perché mi collego a CCleaner? Perché sicuramente se continuiamo a dare retta a questi creator, sicuramente vi diranno che il problema l'ha portato magari CCleaner che ha fatto entrare un malware che vi scombina la data del vostro computer, nonostante noi la rimettiamo al suo posto, quindi in maniera esatta. Appena spegniamo il computer e riavviamo, l'orario e la data sono di nuovo errate. In questo caso, quello che non dice insomma nessun tecnico, qual è il difetto? È un semplicissimo difetto. I nostri computer, quindi che siano fissi o che siano notebook, all'interno della scheda madre hanno una classica batteria. Questa batteria viene chiamata batteria tampone, che non è altro che questa batteria. Quindi è una classica, ve la metto qua vicino, è una classica batteria, se vedete, a bottone, quindi di quelle classiche per orologio piatto. Quindi in questo caso avrà un amperaggio preciso che si deve andare ad acquistare. Quindi ogni scheda madre, all'interno, quando voi aprite il pannello, troverete questa batteria alloggiata là dentro. La funzione di questa batteria qual è? È quella, fra l'altro, di tenere sempre a livello preciso l'orologio e la data del nostro computer, perché ovviamente verrà sbagliata la data quando spegniamo il computer, perché proprio quando spegniamo il computer non è più sotto alimentazione la scheda madre, quindi una volta che noi l'accendiamo
e regoliamo la data, ovviamente non sballerà più la data, non si scombinerà più quella data e quell'orario perché funziona a corrente, quindi effettivamente l'orario del nostro BIOS è preciso perché funziona a corrente. Appena spegniamo, essendo che questa batteria non riceve più carica, ovviamente è come se si resetta il tutto, quindi per questo il difetto voi lo trovate ogni volta che spegniamo il computer e lo riaccendiamo. Quindi proprio facendo uscire proprio folli le persone, perché non si riesce a capire qual è il difetto. Il difetto, quindi, vi sto dicendo che è soltanto dovuto allo scaricamento della vostra batteria tampone. Questa batteria può costare, credo, intorno a €1, €1,50, una batteria di questo, quindi semplicissima, la troverete ovunque, la vendono chiunque, questa batteria, la vende chiunque, e potete benissimamente sostituirla voi nei computer fissi, perché basta sganciare quei famosi e qui vi ricollega al video quello della pulizia, perché basta partire dalla pulizia, quindi smontando le due vitine del pannello, immediatamente senza toccare altro potete andare a togliere con un baco o con un giravitino piatto, sempre mettendovi dei guanti per evitare di scaricare con la punta, potete andare a staccare questa batteria e inserire quella nuova, e vedrete voi che appena inserirete la data nuova, il computer tirerà ancora molti e molti anni, perché queste batterie sciupano veramente poco, a livello che vi può durare anche una batteria anche 10 anni, 8 anni, non vi capiterà più il difetto della data errata e dell'orario errato. Cosa un pochettino diversa è nel notebook, nel senso che il difetto è sempre lo stesso, bisogna andare a sostituire questa batteria tampone anche nel notebook. Il problema là è disassemblare il notebook, in quel caso vi può risultare pubblicità un po' complicato l'apertura del notebook, quindi lo faccia soltanto sempre chi ha dimestichezza a utilizzare del materiale hardware, se no diciamo vi dovete rivolgere sempre a un buon tecnico, soprattutto un tecnico di fiducia che effettivamente vi conferma che il problema è dato proprio dalla batteria. Quindi se il tecnico vi dirà che il problema, ancora prima di aprirlo, il problema sarà sicuramente della sostituzione della batteria tampone, potete procedere alla sostituzione della batteria tampone e vi domanderà la cifra che insomma richiederà lui più opportuna, che lui ritiene più opportuna. Se incomincia a trovare scuse, ci vuole la scheda madre, ci vuole quello, ci vuole questo piuttosto che quello, è perché proprio deve guadagnare sopra un difetto che invece è semplicissimo. Quindi su PC fissi, desktop potete farlo voi direttamente perché lo fate in meno di un minuto il cambio di una batteria. Sui notebook chi è che se la sente lo può fare, chi è che non se la sente, sempre rivolgendosi a un tecnico di fiducia, di estrema fiducia, potete fare sostituire la vostra batteria tampone. Quindi, detto ciò, insomma, spero di avervi fatto capire questo difetto a cosa è dovuto. Non fatevi prendere completamente in giro da tecnici che vogliono solo guadagnare alle vostre spalle. Mi raccomando, state sempre attenti, allerta e aprite bene gli occhi. Vi ricordo che poi farò presto questo famoso video di CCleaner nuovamente, mettendo però questa volta un punto, perché poi diventiamo troppo noiosi a parlare sempre di questo CCleaner, è proprio dovuto al video di questo utente che mi ha girato nell'email per dirmi: sono confuso, non so più che fare, lo devo tenere, non lo devo tenere. Quindi ci mettiamo un punto a questa storia, poi ognuno quello che vuole fare fa, perché insomma il mondo è bello perché vale, quindi ognuno può tenere questo programmino e altri lo possono anche andare a disinstallare immediatamente. Spero sempre di essere stato utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!